Benvenuti in questo nuovo video. Questo weekend siamo diretti alla Strade Bianche a Siena, che è una bellissima gara, è una delle 7 classiche da assolutamente fare. E sono fermo adesso al parcheggio del casello dove passerà il furgone a prendermi, il furgone della squadra, e non vedo l'ora di arrivare a Siena. Sarà epico, è una delle mie gare preferite, l'ho già fatta 2 volte e quest'anno voglio fare ancora meglio rispetto agli anni passati. E niente, in teoria domani dovremo andare a fare un pezzo di prova percorso, andremo a fare credo gli ultimi 2 settori e poi ci fermeremo a vedere passare i pro, che è sempre qualcosa di epico, e dopodiché domenica toccherà a noi. Piedi perché con questi scatoloni. Ok, e quindi Nella speranza. dovremmo starci in 4 qua dentro. Professionista. Dai, professionista, aiuta a montare una bici. Vediamo. Mamma mia, com'è sul pezzo, guardalo lì. Abbiamo perso un pezzo. Ragazzi dell'azione, incredibile. 370.000 chilometri. Bene, sì, eccoci qua. Secondo giorno, anzi in realtà il primo giorno. Ieri siamo arrivati tardissimo e quindi ovviamente non ho registrato nulla. Siamo andati subito a dormire che era mezzanotte passata e oggi ho sistemato la bici, cioè l'ho montata in realtà perché non c'era mica tanto da sistemare, mancava tutto. E nada, adesso andiamo a fare un piccolo shooting con i ragazzi, poi scarichetto, andiamo a vedere i pro e poi riposo. Domani si corre. Wow, sempre bella la Toscana, impressionante. E ci sono già venuto 5-6 volte almeno ed è sempre strabello, è incredibile. Poi non so perché, ma ogni volta, ogni anno, magari fai anche le stesse strade, però boh, cioè non sembra qualcosa di già visto, sembra nuovo ed è strafigo. Christian Juster ha detto il parse. Muy bonito. Muy bonito. Mi gusta. Stiamo provando la traccia, cosa dici? Perfetto. Fatto per te. Per i vitelloni. Certo. Parse! Mamma mia, che spettacolo! Allora, attualmente siamo ad Asciano, c'è questo piccolo paesotto immerso nelle crete senesi ed è incredibile. Cioè, guardate qua, gli scorci sono pazzeschi. Cioè, beccate qua, follia, senza senso. Mato! Follia! Appena visto un bel incidentazzo e ora proseguiamo. Ci sono ste strade incredibili. Pane e marmellata, questa è l'integrazione dei campioni, direttamente dalla Colombia. Però un po' poca marmellata, eh? Carica, carica. Frutto del bosco. Ole! Perfetto.
Allora abbiamo preso possesso dell'ammiraglia, siamo andati a scaricare il Matteo e la Giulia che devono fare un altro shooting, e noi invece adesso andiamo a fare le compere, andiamo a fare la spesa. Tra 400 metri la tua destinazione si troverà sulla destra. Perfetto, sulla strada giusta, perfetto. E niente, adesso andiamo a fare le 2 compere, dobbiamo tallonare il mio cerchio perché ho dovuto cambiare copertone perché ho bucato, e poi andiamo a vedere gli uomini che passano alle tolfe. Allora, tallonare, abbiamo tallonato, ora momento spesa. Christian ci fa da strada. Molto salutari qua, 2 baguette, yogurt greco, latte di soia, banane, fruitella perché le Haribo ormai sono troppo commerciali, pollo, queste crostatine che mentre aspettiamo che arrivino i pro, questa roba salutare, marmellata e fine. Alla scelta del riso, cosa prendiamo? Basmati, bravo, tu sì che sei sul pezzo. Ebbene sì, ci siamo, un momento fatidico. Si vede un po'. Bene, dopo questa bella vista sul tramonto, anche sabato sta per giungere al termine, o quasi, dobbiamo ancora cenare. E niente, giornata super figa, abbiamo visto i pro e le pro passare, è stato strabello. Adesso siamo tornati alla base, riposiamo un attimo perché comunque sono le 6:30, quindi tra mezz'oretta cominciamo a prepararci la cena. Ci sfondiamo un bel chilo di riso e via, si plana domani, anzi anche domani a colazione riso, why not? Caricare come i buoi, arare, domani falciamo qualsiasi cosa. Eccoci, domenica 9 marzo ed è il giorno di gara. Ho avuto la fortuna di partire in primissima griglia, quindi ero già in testa al gruppo, a differenza degli anni passati.
e quindi pronti via. Si è partiti abbastanza tranquilli in realtà. Negli anni precedenti si partiva sempre a tuono, anche perché appunto partendo più indietro dovevo recuperare un po' di posizioni. Quest'anno non c'era nemmeno l'ammiraglia davanti che faceva da tappo, quindi non si sa per quale motivo in realtà si è partiti abbastanza sereni, e dopo i primi 3-4 km si è cominciato a formare anche un bel gruppo e quindi di conseguenza anche un po' di caos. Infatti c'erano così tante persone ammassate che molti secondo me non sapevano nemmeno guidare, erano quasi terrorizzati, e quindi c'erano costantemente queste frenate brusche e cambi di direzione inaspettati, e quindi era abbastanza inquietante. Qui possiamo notare anche un Safa Brian che fa cose da Safa Brian. Diciamo che nel gravel siamo abituati a partire sempre fortissimo tutta e si creano dei gruppetti un pochino più piccoli, però si viaggia sempre abbastanza sereni, diciamo. Mentre qui c'era proprio da avere paura, perché era proprio quasi ingestibile. C'era gente che continuava a urlare a destra e a sinistra, sbraitare come se potessero effettivamente cambiare qualcosa. Di qui a poco poi cominciavano i settori sterrati e finalmente il gruppo si allungava, e il bello di questa gara è che puoi decidere di fare il lungo o il corto durante la gara stessa. Infatti io ero partito con l'idea di fare il lungo, ma poi arrivando al bivio dove potevi scegliere quale dei due percorsi fare, ho svoltato per il medio perché non mi sentivo poi così tanto in forma, visto che avevo consumato tante energie fino a quel punto. Il percorso del medio era lungo 87 km e 1500 metri di dislivello, completamente immerso nelle crete senesi, quindi panorami folli, anche se non è che abbia visto tantissimo. E nulla, poi ad una certa la GoPro si è pure scaricata e si è spenta, quindi purtroppo non ho avuto molte immagini da riprendere, tranne un pezzettino di Santa Caterina poco prima della finish line. Ebbene sì, di nuovo. Abbiamo ritrovato Frank Bettini. Finalmente sono finito nel vlog, ragazzi. Incredibile, a gran richiesta. Stavo per disattivare la campanellina, levare il fuoco. Oh signore. Allora, che dire, gara conclusa, non è andato per nulla bene. Ho bucato al chilometro 40 tipo. Ero nel secondo gruppo e sto andando abbastanza bene la gara. Non è che mi sentissi proprio eccezionalmente bene, però tenevo botta, ero lì con loro. E poi non so, è una discesa a caso che non era neanche troppo sterrata, ho cominciato a sentire perdere pressione e basta. Ho cercato di tenere botta ancora un attimo fino a quando sono arrivato in terra e mi sono dovuto fermare, inserire i vermicelli, CO2, bam, e via. Non ci voleva perché ci tenevo un botto sta gara, è una delle mie preferite, anzi la mia preferita, e volevo far bene perché anche l'anno scorso avevo fatto 37esimo e quest'anno speravo di fare top 20, però così non è stato, ma spero almeno in top 50, ma la vedo magra. Aspetta. Cose da non comprare all'autogrill. Eccoci, ormai il viaggio è già quasi terminato, mi hanno scaricato Brescia, quindi ora sono diretto verso casa. Ho anche controllato le classifiche e alla fine ho chiuso 84esimo su 1700 e qualcosa.
il che è abbastanza un risultato da pannolato onestamente, perché speravo di fare top 20 e così non è stato, un po' perché onestamente non stavo benissimo e un po' anche perché appunto vabbè, ho forato e ho perso 4 minuti e infatti di pedalato ho fatto 2 ore e 22 mentre totali erano più di 2 e 26, quindi ho perso 4 minuti qualcosa e se avessi finito senza bucare avrei fatto tipo 40-45esimo, più o meno quella zona lì, che comunque non avrei raggiunto l'obiettivo che mi ero fissato. La cosa incredibile è che l'anno scorso ho fatto lo stesso identico tempo di quest'anno, compreso la foratura, quindi 2 minuti e 26. L'anno scorso però ho concluso 37esimo e quest'anno 84esimo. È pazzesco questa cosa, cioè ogni anno il livello sta aumentando in una maniera imbarazzante, cioè sembrano professionisti i primi, cioè l'anno scorso mi avevano dato 6 minuti, quest'anno 10, che ok sì vabbè c'era la foratura di mezzo, però fissi a 10 minuti sono proprio tanti. I valori sono migliorati rispetto all'anno scorso, ma a quanto pare non abbastanza per poter essere competitivo come quelli là davanti. E niente che dire, che sto weekend è giunto al termine, è stato breve ma intenso, purtroppo poteva andare anche meglio, fa parte del gioco, si sa, e quindi ora testa alle prossime gare. Spero vi siate divertiti a vedere questo mini vlog, per così dire, e arriveranno tanti altri contenuti, quindi iscrivetevi se non siete iscritti, perché solamente il 4% delle persone che guardano i miei video è iscritto al canale, quindi iscrivetevi. E basta, niente. Se avete dei commenti, domande o proposte o consigli da darmi riguardo a ciò che dico, faccio, mostro, eccetera, scrivetelo, così almeno capisco dove posso migliorare. E basta. Detto ciò, alla prossima. Ciao!